Il mio lavoro consiste in raccontare storie, storie per il cinema, con il linguaggio del cinema, principalmente documentario, o con la letteratura, insomma, ho scritto dei racconti, pubblicato un romanzo, adesso uscirà il mio prossimo romanzo nel 2015. In un documentario diciamo, la fase di sviluppo, di ricerca, di avvicinamento a una storia è una fase lunga, complicata, che spesso in qualche modo sottintende anche delle capacità o comunque delle competenze che sono più nell'ambito della produzione. Quindi l'autore sta cercando una storia, vuole cominciare a raccontarla, eccetera, in qualche modo, soprattutto all'inizio, soprattutto nel mercato di oggi o in Italia a maggior ragione, è da solo, quindi deve anche essere in qualche modo il produttore di quello che sta facendo. E quello che faccio di solito quando appunto trovo una storia o la sto cercando è cominciare a lavorare anche nella produzione, nello sviluppo, per capire dove poi posso in qualche modo collocare la storia che voglio raccontare, sia nel mercato che poi nella realtà, perché insomma la realizzazione di un film, che in francese appunto réalisateur, significa entrare in un circuito, in una realtà che già esiste, quindi farne poi anche un prodotto in qualche modo, perché ci dobbiamo vivere di questo mestiere. Per me la fase di sviluppo creativo, artistico e quella produttiva, almeno in una prima fase, sono la stessa cosa che investo nei miei film all'inizio, poi cerco delle persone che sono interessate a quello che voglio raccontare e che vogliono cercare altri soldi o investire o comunque permettere che il film poi venga alla luce. Avevo già lavorato con la Francia diverse volte, con la Spagna, e quindi poi ho deciso di trasferirmi direttamente in Francia e di lavorare lì, sviluppando i miei film. Spesso sono storie italiane, adesso sto lavorando anche in Albania, insomma, poi non è importante realmente dove vivi, ma è importante quali sono le condizioni di lavoro. E in Italia purtroppo, in Sicilia, non sono ottimali e io l'ho trovato in Francia. Il mio primo romanzo è uscito nel 2010, ha avuto una gestazione abbastanza lunga, insomma, di anni, ed è una storia che parla appunto, L'anno nelle ceneri, il titolo, è uscito per Nutrimenti, è stato candidato al premio Strega, insomma ha fatto tutto un suo percorso nei festival e in libreria, ed è una storia ambientata nella Palermo del 48, con Guadagna, insomma, vicino a Brancaccio, Sette Cannoli, questa periferia ovest di Palermo, che è quella in cui sono nato e cresciuto. Ed è una storia d'amore che si articola poi in due universi, quello più magico-religioso e quello più del potere mafioso-politico, che appunto negli anni del 48 del dopoguerra in Italia e in Sicilia in particolare erano ancora molto, cioè, da cui dipendevano proprio le sorti delle persone, le sorti dell'intero paese. Ho fatto delle ricerche anche appunto antropologiche sul luogo, perché io spesso, anche per il cinema comunque, soprattutto per il documentario, ma in genere nella scrittura, nell'immaginare un mondo, i luoghi sono fondamentali, vengono a volte anche prima dei personaggi, poi sono certi luoghi che ti ispirano a certe storie, soprattutto dei luoghi come quelli siciliani, in cui c'è una stratificazione delle epoche storiche, delle storie che ancora, come quasi dei fantasmi, degli spettri, si muovono nella realtà di oggi.